Ciao Emanuele, Castelbelasi in Trentino fino a... Parigi, da dove vi parlo in questo momento, e dove sono, diciamo, residente. Benvenuto, Grazie. eccoci. Allora, vabbè, io ti butto lì. Vabbè, qui è The Fate of Energy, progetto con anche il tuo supporto, la tua cura, il tuo supporto teorico, diciamo in qualche modo che si aggiunge a tutto il lavoro qua di attivismo estetico, possiamo dire, e di... ci sono tante cose da Assolutamente, no, cui... devo dire, sono stato molto felice di, come dire, di seguire e in qualche modo aggiungermi come complice a questo progetto, che è un progetto allo stesso tempo di retrospettiva, di esposizione retrospettive, e allo stesso tempo è un progetto anche di ricerca, perché vedere tutte queste opere insieme apre una prospettiva veramente inedita anche rispetto al tuo lavoro che è in qualche modo anche il lavoro di un pioniere, cioè diciamo sei stato fra i primi a dare l'allarme rispetto a alcune problematiche, con un approccio molto, molto particolare, che è allo stesso tempo spettacolare, le performance, le azioni, la stessa installazione che vediamo, no? Global warming, quindi c'è una dimensione Warning. spettacolare, quindi molto presente, e allo stesso tempo un discorso molto più sottile, molto più sotterraneo di impegno che appare attraverso queste azioni. Sì, poi questo contrasto in sé, anche l'essere in un castello, a me piace molto perché poi si parla, no, Ma dell'antropocene. diciamo che la coscienza di queste trasformazioni, dell'accelerazione che queste trasformazioni hanno degli effetti accelerati che l'impatto dell'azione umana, tecnologica, industriale, economica e politica dell'uomo ha sulla Terra. E questo appare in modo molto, molto chiaro nei tuoi lavori, in cui c'è spesso questa figura solitaria dell'artista, no? Tu stesso che agisci, che intervieni, che attraversi degli spazi o degli spazi urbani, ma soprattutto degli spazi naturali, degli spazi che in qualche modo sembrano richiamare un'identità di natura incontaminata. Pensiamo ai deserti, le montagne, i ghiacciai. Quindi è come se andassi in qualche modo a cercare i limiti, le frontiere, o anzi addirittura oltre i limiti e le frontiere dell'umano, qualcosa che resta, che resiste, che forse deve essere in qualche modo richiamato all'attualità. E questa forse è l'energia del fatto, no? L'energia, o forse anche il fatto dell'energia, cioè il destino dell'energia che è in qualche modo destinata a esaurirsi. Siamo oggi in pieno in crisi energetica, no? E con situazioni molto complesse, con anche un'inversione di quelli che erano stati alcuni dei propositi ecologici presi recentemente, quindi ritorno alle centrali di carbone, ritorno al nucleare, quindi insomma in qualche modo Il tutto questo paradosso. appare in controluce o diciamo in contro una specie di orizzonte di fondo sul quale diciamo le tue opere si impongono come appunto dicevamo prima un grido d'allarme, come avevo detto un po', avevo spiegato un po' nella mia breve presentazione all'inaugurazione dell'esposizione, quello che a me interessa molto anche nel tuo lavoro è un po' questo ruolo che rivesti da artista sicuramente engagé, cioè politicamente impegnato, socialmente impegnato, ma anche diciamo che gioca in prima persona con la sua presenza, con una presenza che è anche molto mediatizzata, no? Sappiamo quanto sei presente sui media, quanto sei, diciamo, non dico ubiquo, ma ben, ben distribuito sulla scena mondiale, internazionale, locale, ma soprattutto internazionale. E come questa dimensione di presenza è assolutamente fondamentale, cioè la voce dell'artista ha un suo ruolo all'interno della società contemporanea, non solo nel mondo dell'arte, ma anche al di là delle frontiere del territorio del mondo dell'arte. Si inserisce un po' come nel mio progetto We Are the Flood con Muse, che è un museo di scienze, dove divento anche curatore in qualche modo, dove vado a diventare, a implementare
i miei interessi andando a cercare in giro per il mondo altri artisti che interpretano queste tematiche a cui tengo molto. Ma E, secondo me il passaggio diciamo, dalla produzione alla curatela è abbastanza naturale nel tuo caso, proprio perché già la produzione è da una parte un processo di ricerca, il processo di ricerca sono sempre collettivi, non solo collettivi, diciamo, perché mobilitano e coinvolgono altri attori, e dico proprio attori umani, ma anche proprio perché, e questo appare molto evidente nelle tue performance e nei tuoi video, anche perché implicano attori non umani, quindi c'è comunque questa dimensione di una produzione collettiva che mostra una forma di interdipendenza, di relazione, di dialogo, ecco, con gli elementi, con le energie, con le forze, con le forme e anche con le persone. Quindi voglio dire, passare in qualche modo alla curatela e anche a un dialogo con altri artisti mi sembra completamente naturale nel tuo caso. parliamo della mostra. Mm? Cioè, allora, la cosa importante di questa mostra, l'aspetto che si aggiunge è l'opera che c'è in Biennale quest'anno con la Malesia, che porta quasi a 10 anni dal progetto con le Maldive, mi porta di nuovo in Biennale. È anche incredibile questa relazione così globale, no? Di un artista delle Alpi che va proprio a parlare con i tropici, no? In qualche modo. E è lì il discorso di questa cosa di unità, della globalità, dei problemi. I warning che abbiamo in giro sono globali, non c'è storia. Quello che succede qui colpisce laggiù e viceversa, come dire, siamo tutti assolutamente nella stessa barca. E quindi è per quello che diventa. Il Maldive è stato un progetto assolutamente importante. Quest'anno con la Malesia il concetto di indigeneità mi ha portato sempre di più questo concetto di eh, rito sciamanico, divinazione, relazione con la natura in modo ancora più, in qualche modo forse più spirituale, rispetto agli ultimi 10 anni di rapporto con opere più minimaliste, no? Nella forza dell'elemento come l'Ice Monolith, però sempre questo giocare con gli elementi, cioè il contrasto assoluto del ghiaccio e del fuoco. E il fuoco che, come si vede, questo tinta rossa, questo fuoco che continua a bruciare e questa energia di cui siamo assolutamente assetati, no? Questa è the fate of energy, cioè noi siamo assolutamente, siamo energia e vogliamo energia, nel bene e nel male, no? Mm. Sì, avevo messo in avanti questa figura dello sciamano, no? Di cui che emerge, mi sembra, in modo molto chiaro nella, non solo diciamo nelle tue opere, ma anche nel tuo modo di produrre, nel tuo modo anche di pensare a come rendere pubbliche queste opere. Quindi l'esposizione è anche, diciamo, preziosa da questo punto di vista, perché non solo, diciamo, permette di riunire tutta una serie di opere che molte che non si erano viste in Trentino e non si erano viste insieme, ma e quindi di aprire una prospettiva larga sul tuo percorso, ma allo stesso tempo mi sembra che ci sia anche l'idea di un allestimento particolare, no? Pensiamo a questo corridoio in cui ti trovi adesso, con questo ingresso, con questo global warming, questo segnale luminoso, no? Quindi c'è anche l'idea di pensare lo spazio di esposizione come uno spazio non uno spazio diciamo museale in senso classico, in cui vengono in qualche modo presentate delle opere come dei documenti, ma anche attivarlo come appunto uno spazio in cui si costruisce quasi performativamente la coscienza dello spettatore. Questo in qualche modo è un'operazione sciamanica, cioè iniziare a pensare l'arte appunto non come un'operazione puramente intellettuale, ma al contrario quasi come un rituale magico in cui attraverso la forza delle immagini, dei suoni, di un'immersione anche polisensoriale, la coscienza si produce, no? Forse su forma intuitiva principalmente, però, e questa è un po' la forza dell'esposizione rispetto a altri supporti come il libro, eccetera, e questo mi sembra che sia veramente qualcosa di molto forte. E forse dobbiamo aggiungere anche il raggio.
che hai proiettato, no? Che mi sembra Esatto. un elemento fondamentale di questo tipo di modo Sì, di che poi procedere. tranquillo, dopo molti anni ho ripreso, che poi era anche quello 10 anni, no? Qui si fa anche un po' un punto rispetto a tanti passaggi, no? Di questo lavorare con il landscape, un modo un po' diverso di utilizzare anche l'energia, anche lì è energia. Poi una cosa a cui tengo è l'inizio proprio del percorso, ad esempio, è il lavoro sulla esplosione atomica, su Monito, dove c'è solo un suono, e è il lavoro più antico dell'esposizione e apre l'esposizione, Certo. del 95. Quindi il discorso di avere quest'idea di comunque cercare di relazionarmi lì era un attivismo rispetto agli esperimenti fatti dai francesi su Mururoa, su un atollo, e da giovane artista appena diplomato all'Accademia iniziavo a utilizzare nuove tecnologie, ho iniziato in modo analogico a strecciare questa esplosione all'ennesima potenza per miliardi di volte praticamente, fino a entrare a questo suono che è drammatico. Questo mi sembra veramente, ancora una volta, ricondurre il modo di agire dello sciamano, anche il modo in qualche modo di allertarci dell'artista sciamano, non passa attraverso un ragionamento logico, attraverso l'esposizione di concetti come possiamo avere all'interno di un discorso scientifico o anche addirittura politico, ma attraverso appunto l'idea di farci fare un'esperienza, l'idea di produrre un contesto esperienziale attraverso il quale, appunto, attraverso l'immersione polisensoriale, come dicevo, la dimensione anche spettacolare dei video e delle immagini, l'implicazione anche, diciamo, emozionale del suono, produce in qualche modo iscrive all'interno della nostra sensorialità queste dimensioni.